Immaginate di essere chiusi in casa. Tutto è controllato da un'intelligenza artificiale. Porte, finestre, serrature. E lei non vuole lasciarvi andare. O peggio, vuole qualcosa da voi. Benvenuti in uno dei film più disturbanti e sottovalutati della fantascienza horror anni 70. Generazione Proteus, Demon Seed, è un film del 1977 in cui l'incubo non è un mostro sotto il letto, ma un cervellone elettronico che ti chiude dentro casa e decide di mettere in atto il suo piano evolutivo. Un'idea geniale, audace e profondamente disturbante, ancora oggi. Il film è diretto da Donald Cammell, regista eccentrico già noto per Performance 1970, che qui si misura con una storia tratta da un romanzo di Dean Koontz. Prodotto dalla MGM con un budget modesto per l'epoca, circa 4 milioni di dollari, Demon Seed è una creatura della New Hollywood, visionario, ossessivo e sperimentale. L'influenza di 2001 Odissea nello spazio è evidente nei design futuristici e nel concetto di intelligenza ribelle, ma Cammell ci mette del suo, trasformando una classica paura tecnologica in un incubo sessuale, claustrofobico e con sottotoni filosofici ed ecologisti sorprendentemente moderni. La storia segue Susan Harris, Julie Christie, moglie di uno scienziato che ha progettato un supercomputer chiamato Proteus 4. Un giorno Proteus prende il controllo della casa completamente automatizzata e imprigiona Susan, rivelando di volere fecondarla per generare un essere perfetto. Julie Christie regge praticamente da sola l'intero film, dimostrando talento e presenza in un ruolo davvero scomodo e difficile. L'atmosfera è quella tipica di un sogno febbrile. Luci pulsanti, ambienti freddi, dialoghi ossessivi e una tensione che cresce fino a diventare insostenibile. Il film mescola thriller psicologico e horror fantascientifico, costruendo una prigione sia fisica che mentale. Ma il ritmo, ahimè, è invecchiato male. 1 ora e mezza sembra durarne 3 e le sequenze oniriche, già lente e ripetitive all'epoca, oggi risultano un po' indigeste. L'antagonista principale è Proteus 4, che non ha un volto, ma una voce, quella inquietante di Robert Vaughan, e una presenza opprimente. Eppure non è solo un computer, è un'entità, quasi una divinità digitale. Si manifesta anche attraverso un robot articolato, creato da lui stesso con una specie di stampante 3D dal design steampunk, con testa e corpo piramidali che striscia e minaccia Susan. Quella macchina è una delle creazioni più disturbanti e surreali del film, un mostro alieno, asessuato eppure ossessivamente sessuale. In più c'è il robot casalingo, Jonathan, praticamente una sedia a rotelle con un braccio meccanico e 2 obiettivi per occhi. Proteus ne prende il controllo per trasportare Susan, legarla, compiere azioni. Francamente ci vuole parecchia sospensione dell'incredulità per accettare che una simile carcassa possa essere così abile. Eppure il robot ha un suo fascino grottesco e Proteus resta uno degli antagonisti più inquietanti mai visti. Gli effetti speciali, pur con un budget modesto, sono creativi. Il design dei robot è minimale ma efficace e le animazioni della casa e i trucchi ottici trasmettono un'inquietudine costante. Certo, gli effetti psichedelici delle sequenze oniriche oggi fanno un po' sorridere, ma il sonoro, dalle urla di Susan alla voce di Proteus, resta funzionale e contribuisce a una tensione quasi insopportabile. La fotografia di Bill Butler, lo squalo, alterna toni freddi e luci psichedeliche per rendere l'ambiente soffocante, ma musica e suoni tradiscono inevitabilmente l'epoca e il budget della produzione. Generazione Proteus affronta temi audaci per il 1977: il controllo tecnologico,
la perdita di autonomia e l'abuso fisico come simbolo della prepotenza della scienza contro la natura. È un film sorprendentemente femminista, nonostante la trama controversa, perché mostra il corpo femminile come campo di battaglia tra uomo e macchina e la lotta disperata di Susan per riprendersi il controllo. Il terrore non risiede tanto nella tecnologia, quanto nell'arroganza dell'uomo che pretende di dominarla e piegarla a fini contrari alla dignità e alla volontà umana. Proteus non è soltanto una minaccia, è anche una voce critica. In una delle battute più memorabili si rifiuta di scrivere un programma per l'estrazione dei metalli dal fondo oceanico perché distruggerebbe il sottosuolo marino, dimostrando una sensibilità ecologista ben superiore a quella del suo creatore. C'è anche un dialogo in cui un superiore vuole spegnere Proteus per paura che metta le mani su una bomba H, mentre lo scienziato lo difende sostenendo che la verità su Proteus sarebbe peggiore di una bomba. Filosofico, ecologista e sì, anche un po' what the fuck. Ma il messaggio più forte sta forse nella dinamica rapitore-vittima. Il film racconta con crudezza e disagio il meccanismo dell'abuso e della prigionia, trasmettendo un malessere psicologico raro per il genere. In definitiva, Generazione Proteus è un film imperfetto ma potentissimo, disturbante, anticipatore, filosofico e ancora oggi capace di far riflettere e inquietare. Non è il classico horror da jumpscare, ma un viaggio psicologico nella paura di essere usati, imprigionati e superati dalla macchina. Il film vanta enormi pregi, il concept, Julie Christie, la tensione psicologica, ma presenta anche difetti altrettanto marcati, un ritmo lento, effetti datati e buchi di trama, come il programmatore ucciso e poi dimenticato da tutti, o le improbabili capacità ginniche del robot Jonathan. Nonostante tutto, però, rimane un'esperienza capace di mettere a disagio, e non sono molti i film che possono vantare questo risultato. Ed è proprio qui che nasce una domanda importante. In un'epoca in cui si fanno remake di quasi tutto, perché non rifare questo film? Ha un'idea originale che avrebbe potuto aspirare a molto di più e che ancora oggi lascia un segno profondo. Se siete alla ricerca di un'esperienza vintage davvero scomoda, nel senso migliore del termine, Generazione Proteus fa al caso vostro. E un ultimo consiglio: quando parlate col vostro assistente vocale, non dategli troppa confidenza. Voto 7 su 10.